Aggiornamento con le ultime notizie sull'Inter e novità di calciomercato, con una notizia che secondo me è davvero molto importante, una notizia che deve dare fiducia ai tifosi dell'Inter, perché 2 giorni fa, il 30 giugno scorso, si è chiuso il bilancio 2023-2024, un bilancio che secondo le indiscrezioni chiude ancora una volta in perdita, circa 40-50 milioni di euro di passivo, quindi non è una cosa positiva, ma la cosa positiva è che ai dirigenti dell'Inter, in particolare a chi si occupa delle questioni di mercato, non è stato richiesto di fare plusvalenze e quindi di fare cessioni in fretta e furia per sistemare i conti entro questa data del 30 giugno. Abbiamo già vissuto delle sessioni in cui c'era questa esigenza e abbiamo visto le difficoltà che c'erano in quel periodo lì. Questo passaggio, secondo me, a maggior ragione oggi è da sottolineare, perché dopo tante dichiarazioni, tante parole che ci sono state nei giorni del passaggio dalla precedente proprietà a Oaktree oggi, ecco, adesso arriva un messaggio concreto molto importante dalla proprietà, da Oaktree appunto, ed è un segnale incoraggiante che si va ad aggiungere poi anche alle ultime dichiarazioni che sono arrivate in queste ore da Marotta, da Ausilio e ad altre novità di mercato. Quindi parliamo di tutto questo all'interno di questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati e ben ritrovate amiche e amici passioni interisti in questo contenuto di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, fate ancora clic sul tasto iscriviti, così continuate a far crescere il nostro progetto e continuate a far crescere il nostro canale, mi raccomando. Chi ci segue spesso qui su Passione Inter sa che dal passaggio di proprietà ad Oaktree ho più volte detto che l'esaltazione che leggevo sui social, sui giornali in generale, per questo passaggio alla nuova proprietà appunto era comprensibile, lo capisco, lo comprendo, ma poi bisognava misurarlo con i fatti e quindi bisognava vedere quali erano i fatti che venivano portati dalla nuova proprietà, e i rinnovi di Barella, di Lautaro Martinez e anche quello di Inzaghi che è in arrivo e di cui tra poco parliamo, erano comunque delle questioni già impostate dalla precedente proprietà, tant'è che questi aumenti del monte ingaggi che arrivano con questi rinnovi sono stati ampiamente previsti e sono stati in parte coperti, anzi di fatto sono stati tutti coperti da quelle che sono le uscite dei vari giocatori che sono partiti a parametro zero. Così come gli arrivi di Zielinski e Taremi presi a zero erano stati presi dalla vecchia proprietà e coperti poi dagli addii di Klassen, di Sensi e di Sanchez sostanzialmente. Oppure il main sponsor, è stato finalmente annunciato il nuovo main sponsor, un accordo con Betson Sport da circa 30 milioni di euro all'anno per 4 anni, con un'opzione anche per il quinto anno. È l'accordo con il main sponsor più ricco nella storia dell'Inter, che ci porta a dei livelli top in Italia, a livelli del Milan, che da Emirates guadagna una cifra simile, quindi escludendo la Juve che è sponsorizzata da Jeep, che è la stessa famiglia, anche se al momento non ha rinnovato, l'Inter si porta al top in Italia, distante ancora dalle big europee, ma lì il fattore Italia incide molto in negativo in questo. Ed è un accordo importantissimo, ma anche questo era stato impostato settimane fa e quindi con la precedente proprietà. Ho detto più volte allora che avrei aspettato con curiosità il termine del 30 giugno, era la prima data per la nuova proprietà secondo me da cerchiare in rosso, per capire ancora di più i piani di questa proprietà. Perché? Con l'Inter che va in chiusura di bilancio in perdita di circa 50 milioni di euro appunto, 22 milioni di fatto sono stati già coperti, comunque con dei crediti che sono stati già coperti dagli Zhang, mettiamola in questa chiave qua. Il restante, ci sono 2 strade: o si richiedeva di non fare passivo e quindi di andare a chiudere in pareggio, possibilmente addirittura sarebbe stato probabilmente esagerato, comunque si chiedeva di fare plusvalenze nell'immediato per ridurre il più possibile la quota di passivo, oppure la seconda strada era quella di spostare, di non fare queste plusvalenze, e l'attuale proprietà si ritrovava quindi nelle condizioni di dover mettere dei soldi. Perché se non fai plusvalenze, il bilancio lo chiudi in negativo, quei soldi di passivo vanno ripianati con i soldi che deve mettere la proprietà. Ecco, c'era il timore, qualcuno sosteneva magari proveranno a cedere Valentin Carboni, per esempio, proveranno a cederlo subito a giugno, così si fa una plusvalenza immediata, abbattono il più possibile il passivo e non devono tirar fuori nemmeno un euro. Invece i fatti ci dicono che non c'è stata l'esigenza, non c'è stata nemmeno la richiesta da parte dell'attuale proprietà di andare a fare delle cessioni entro il 30 giugno, e quindi l'Inter chiude
succede con questo passivo e la proprietà si è diciamo, ha dato la propria disponibilità a tirar fuori i soldi nell'immediato, a ripianare queste perdite, pur di non complicare la vita ai dirigenti dell'area sport e dell'area mercato, perché questo secondo me è il vero punto. Da un lato la proprietà che quindi si dimostra disponibile a mettere dei soldi nell'Inter se ce n'è bisogno, dall'altro lato la dirigenza si può permettere di programmare senza affanno. Immaginatevi lo scenario di una dirigenza che si trova a dover lavorare con un passaggio di consegna, un cambio di proprietà, cambia anche il presidente e in più la nuova proprietà ti dice no, noi non vogliamo tirar fuori nemmeno un euro in questo momento per i conti dell'Inter, quindi entro il 30 giugno dovete farmi 40 milioni di plusvalenze. Che le facciate vendendo i giovani, facendo delle operazioni con i giovani, eccetera, o vendendo un big che sistema subito la questione, a noi non interessa. L'importante è che facciate queste plusvalenze. Questa richiesta non c'è stata, quindi all'Inter è stato permesso, ai dirigenti dell'Inter è stato permesso di andare avanti con la programmazione, andare avanti con Taremi e Zelinski a parametro zero, che erano stati già bloccati, di portarsi avanti anche con la questione portiere, che una volta deciso di non riscattare Audero per l'Inter e anche per Inzaghi è diventata una priorità, perché era di fatto l'unica vera lacuna a livello numerico nella rosa. Quindi ci si è portati avanti anche su Martinez ed è di fatto in chiusura anche questa operazione e in generale comunque non hai dovuto rivedere tutto il tuo piano per l'estate di mercato, perché eri partito con una programmazione ben definita, con una programmazione che prevede un mercato in cui probabilmente ci saranno poche operazioni da fare e tra poco ci arriviamo, dover cambiare tutto e magari dover cedere un big a giugno per questa esigenza di mercato avrebbe ulteriormente cambiato di scenari, sarebbe stato ancora di più, ancora una volta, un grosso peccato perché arrivava dopo uno scudetto a cui puoi dare continuità se programmi bene e se lavori bene. Quindi è una gran bella notizia questa delle intenzioni appunto della proprietà Oaktree. Adesso diciamo che nel resto del mercato andremo a verificare ulteriormente queste ambizioni dal punto di vista sportivo, anche di fronte ad eventuali offerte per alcuni dei big dovessero arrivare nel corso dell'estate, capiremo anche qua ulteriormente, ma già questo per me, ripeto, è un primo indizio molto importante di una proprietà che ha dato disponibilità e supporto agli attuali dirigenti e che adesso intende lavorare soprattutto sulla leva dell'aumento dei ricavi, quindi l'aumento dei ricavi tramite sponsor e non solo, piuttosto che sull'abbattimento dei costi, pur dovendo rimanere all'interno di un ambito di sostenibilità che prevede che l'aumento dei costi sul monte ingaggi venga compensato da un abbassamento degli ammortamenti. Quindi capiremo a fine mercato anche quanto spazio daranno per aumentare il costo squadra. Un po' di spazio c'è, guardando i bilanci l'Inter potrebbe crescere un pochino. Questo secondo test sul quale adesso andremo a testare appunto la proprietà, ne sapremo di più a fine mercato. Se permetteranno alla dirigenza di aumentare il costo squadra, sarà un altro indicatore molto importante del fatto che questa proprietà ha delle ambizioni economiche, sicuramente ha un interesse economico, ma ha anche delle ambizioni sportive importanti. E su questo diciamo che i dirigenti, sono sicuramente abbastanza una garanzia, ecco, da questo punto di vista. Sia Marotta che Ausilio mi riferisco sicuramente. Entrambi hanno parlato nelle scorse ore, come vi accennavo poco fa, e, quali sono le notizie principali che sono emerse dalle loro dichiarazioni? La prima è che il rinnovo di Inzaghi ecco, partiamo da qua, anzi, visto che l'ho citato anche all'inizio, è di fatto vicinissimo o addirittura in chiusura. Ausilio si è sbilanciato più di Marotta sul tema del rinnovo di Inzaghi, praticamente ha detto che è fatta. Si è parlato di un accordo prima dell'inizio del campionato, in realtà c'è chi ci dice che ci possa essere un incontro definitivo con accordo e probabilmente anche le firme già nei prossimi giorni, prima dell'inizio del ritiro del 13 luglio, quindi siamo davvero lì ad un passo. L'altra non notizia questa in realtà, però sottolineiamo come Marotta abbia parlato del rinnovo di Lautaro Martinez, che sta facendo benissimo in Coppa America, ma questa vetrina della Coppa America non cambia gli scenari, gli accordi ci sono già tutti e Lautaro Martinez firmerà alle condizioni che sono state pattuite qualche giorno fa. Per Çalhanoğlu poi Marotta ci dice che non sono in realtà mai arrivate offerte dal Bayern ed è un po' la versione che è sempre filtrata dall'Inter, che l'Inter ha sempre fatto uscire fin qui, quindi è un caso, chiamiamolo "caso" tra virgolette, che è nato ed è partito più che altro dal fatto che il Bayern ha parlato col giocatore e poi ne hanno discusso con l'Inter, senza reali offerte arrivate sul tavolo dell'Inter a quanto pare.
Nessuna offerta anche per Valentin Carboni, che citavo poco fa, Valentin Carboni che verrà valutato al rientro dalla Coppa America, e devo dire che Ausilio è stato un pochino più vago, nel senso che Suoristanio, per esempio, ha detto chiaramente che ci sono varie squadre che sono interessate al giocatore dell'Inter e lo manderanno a giocare in un'altra squadra. Forse, immagino, con una cessione, con la formula per poi ricomprarlo tra 1 o 2 anni. Su Carboni invece non si è sbilanciato e ha detto che verrà valutato al rientro dalla Coppa America. Quindi attenzione alla posizione di Carboni. È arrivata poi la conferma sull'accordo in chiusura anche per il portiere Josep Martinez. Qualcuno si era allarmato perché sono slittate le visite mediche, in realtà sono solo questioni burocratiche di un'operazione che verrà conclusa nelle prossime ore e Josep Martinez prenderà il posto di Audero nella rosa nerazzurra. Poi, andando in chiusura, su Dumfries, Ausilio ha confermato che con Dumfries si torneranno a parlare a brevissimo, nei prossimi giorni di fatto, e la volontà è quella di trovare un accordo per il rinnovo di contratto. È una volontà che in questo momento accomuna sia il giocatore che la dirigenza. E devo dire che anche a microfoni spenti, diciamo dietro le quinte, ve lo sto raccontando da giorni, la linea che passa dall'Inter è quella di voler provare a rinnovare il contratto e a questo punto sembra esserci anche un ritrovato ottimismo per raggiungere l'accordo ed estendere il contratto dell'esterno olandese. Quindi dovesse rimanere e rinnovare anche Dumfries, il mercato dell'Inter effettivamente potrebbe anche considerarsi quasi concluso di fatto, anche perché anche Ausilio e Marotta hanno detto che di fatto le operazioni sono quelle. Ausilio soprattutto è da tempo che dice che ci saranno pochissimi movimenti in questa finestra di mercato. Anche su Arnautovic, di cui tanto si sta parlando, Ausilio ha ribadito che non è sul mercato ed è anche soddisfatto di come è stato, diciamo, d'aiuto all'interno della rosa, di come è stato d'aiuto per esempio per Thuram in questa stagione. Quindi Arnautovic per ora non si muove da quello che ci viene detto. Questo sulla carta complicherebbe i discorsi per Gudmundsson, in teoria, perché si è sempre detto che serve l'uscita di Arnautovic per fare spazio a Gudmundsson. Attenzione però ad alcuni dettagli. Uno, l'Inter su Gudmundsson è davvero fortemente interessata, un interesse che di fatto è confermato anche dagli stessi dirigenti. Poi il canale con il Genoa è aperto e si sta discutendo, se ne parla, si può trovare anche una formula creativa, per dirla alla Marotta, per ingaggiarlo e magari anche per cautelarsi, visto che comunque ne abbiamo parlato spesso, ha una situazione Gudmundsson delicata, una pendenza con il tribunale in Islanda che si deciderà in autunno, da tenere d'occhio. Per cui almeno fino a gennaio, ecco, l'idea di cautelarsi con 5 attaccanti potrebbe non essere un'idea da scartare, anche se poi uno, probabilmente Arnautovic, finisce fuori dalla lista Champions, però ti cauteli in questo modo qua. E a tal proposito è molto interessante, secondo me, una dichiarazione di Marotta, che ad un certo punto me la sono appuntata, dice, gli hanno chiesto, ecco, appunto del mercato, se l'Inter potrebbe partire anche con questa rosa qua, nell'immediato. Marotta dice: "Siamo pronti a partire così, salvo imprevedibilità, ma vale anche in entrata. Quindi, salvo colpi di scena, la squadra potrebbe essere questa", dice di fatto Marotta. Colpi di scena però, attenzione, che potrebbero essere anche in entrata, dice Marotta, quindi un possibile colpo a sorpresa in entrata. Lo sottolineo perché questa è l'ennesima dichiarazione che comunque Marotta fa con estremo ottimismo. È un Marotta che già da un po' di tempo ha alzato i toni dell'entusiasmo nelle sue dichiarazioni e questa per me è abbastanza forte e per ora devo dire che i fatti stanno andando in questa direzione di un ottimismo lecito per quello che si sta facendo e per quello che stiamo vedendo. Quindi vado in chiusura chiedendovi, faccio una domanda, a tutti voi: quale potrebbe essere a questo punto, secondo voi, l'imprevedibilità in entrata? Che cosa si può fare riferimento? Quale colpo di scena possiamo aspettarci? Oppure magari quale colpo di scena sognate voi per questo mercato interista di quest'estate? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, poi così vi leggo nella diretta delle 19:30. Ne stiamo parlando anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, la community dei sostenitori del progetto Passione Inter, quindi vi aspetto lì. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.